Ti è mai successo di avere dei periodi in cui senti che le cose devono cambiare? In cui magari senti, e così ti senti fremere, senti la fame di cambiamento e senti anche di avere la giusta motivazione per farlo? Ecco, può essere magari, non so, avere uno stile di vita più sano o iniziare un percorso psicologico, perché no, imparare una nuova lingua, ecco. Quante volte magari sei stato preso da questi picchi di motivazione che poi, per un motivo o per un altro, si abbassano, scemano, finché ti ritrovi a riporre a un certo punto i buoni propositi nel cassetto. Questa è un'esperienza molto comune, ma facciamo un esempio per capire meglio. Allora immaginiamo di avere un amico, lo chiameremo per semplicità, lo chiameremo Leonardo, ecco. E immaginiamo che questo nostro amico sia un campione di buoni propositi. Quando vi parla a grinta, ecco, sentiamo la passione accendersi nei suoi occhi mentre magari vi racconta come sta migliorando la sua dieta, come sta migliorando il suo lavoro, come sta migliorando la nuova ala della casa e così via, ecco. Una vita felice, fatta di obiettivi e azioni chiare. Ecco, immaginiamo che questa sia solo una parte della storia, perché Leonardo sa che questa è tutta una bugia e che egli lotta ferocemente ogni singolo giorno per non sentirsi una frode. Leonardo sa che la sua vita deve cambiare. Sente la motivazione accendersi e decide di sfruttarla. Corsa ogni giorno alle 7, impegno nei rapporti sociali, compra un nuovo libro di ricette per iniziare a mangiar sano. Questa è la volta buona, pensa tra sé. Quando ecco che un giorno Leonardo si sveglia più stanco del solito. Quel giorno Leonardo non corre e sente come una patina grigia calare sopra di lui. Passa una settimana. Leonardo ha uno screzio con un collega al lavoro. La rabbia lo prende e quel giorno Leonardo non legge. Non ho voglia, pensa tra sé. Passano 2 settimane stavolta, quando arriva una chiamata. Tua madre sta male. Leonardo si ritrova a far spola tra lavoro, casa e ospedale. Sua madre si riprende, ma la sua routine è distrutta. Non finisco mai ciò che inizio, pensa. È tutto inutile. Sono un incapace. E quella sera si rifugia nel cibo spazzatura. Ben presto non uscirà quasi più di casa e tornerà a nascondersi dai suoi amici. Questa è la quinta volta che ci prova a cambiare, perché sono più di 3 anni che Leonardo pesa più di 150 kg. Forse gli altri lo ritengono un campione di buoni propositi, ma Leonardo sa dentro di sé quanto sia difficile rimanere motivati. Tantissimo. E si crede un incapace, come un atleta che non riesce a tagliare mai la linea del traguardo. Quando si fanno dei cambiamenti è molto più semplice rimanere motivati all'inizio, quando si ha ancora la carica, ecco, ma nel lungo periodo, quello è tutto un altro discorso, purtroppo. Secondo Russ Harris, che è uno psicoterapeuta di un approccio chiamato ACT, vi sono delle azioni che bisogna distinguere, ecco, delle azioni che magari ci portano verso i nostri obiettivi, ci fanno avvicinare ai nostri obiettivi, le cosiddette towards moves, e azioni che invece ci allontanano da questi, cosiddette away moves. Quindi, se l'obiettivo magari è cercare di avere uno stile di vita più sano, all'inizio sarà molto più semplice compiere quelle azioni che ci avvicinano ad esso, quindi magari andare a letto presto, ecco, o magari riusciremo anche a gestire meglio i pensieri negativi all'inizio. Tuttavia, sappiamo che la vita non è mai uguale e ci pone costantemente di fronte a delle situazioni e quindi anche a delle emozioni e pensieri che rischiano di distrarci da quella traiettoria che avevamo scelto. Ma è proprio in questi momenti, è proprio in quei frangenti che l'ACT ci ricorda che quando siamo di fronte a un bivio, l'ACT ci ricorda che abbiamo la possibilità di scelta in quanto esseri umani. Quindi abbiamo la possibilità di scegliere come rispondere a queste difficoltà. Ecco, possiamo decidere se farci agganciare, se farci prendere
da questi pensieri, emozioni, situazioni difficili e quindi di conseguenza mandare all'aria la routine, oppure magari lasciarci agganciare da tutti questi pensieri negativi e massacrarci, letteralmente massacrarci, ricordandoci tutti i nostri fallimenti, o se invece sganciarci, ecco, liberarci in un certo senso e magari fare di fronte anche alle avversità, di fronte alle difficoltà, cercare di fare anche solo una piccola azione al giorno, che però a lungo andare ci mantiene su quella strada, su quella traiettoria che noi desideriamo raggiungere o percorrere perlomeno. Quindi, qual è il trucco? Come se ne esce? Ecco, nessuno, ovviamente, non c'è nessun trucco. Bisogna cercare il primo passo è sempre quello di identificare magari quelle situazioni, emozioni e comportamenti che potrebbero in un certo senso innescare delle azioni che ci allontanano dalla traiettoria. Ecco, o magari ecco, mettere le cose un po' più in prospettiva, quindi pensare, ecco, l'ultima volta che è successa questa cosa, è arrivato questo pensiero, mi sono lasciato agganciare, ecco, e quando sono stato agganciato ho finito per essere molto critico con me stesso per ben 2 giorni. Questa cosa mi ha poi aiutato effettivamente a fare quello che devo fare oppure no? Quindi cosa posso fare magari? C'è qualcos'altro che posso fare oltre all'autocritica che magari può essere più efficace? Quindi cercare un po' di mettere un po' i pensieri in prospettiva, in un certo senso, e poi cambiare le nostre azioni. Ecco, ovviamente è molto più semplice a dirsi che a farsi, ma col giusto, diciamo, allenamento quasi e con l'aiuto di un professionista, se necessario, è sicuramente possibile riuscire a gestire meglio queste difficoltà e a sganciarci in maniera più veloce. E non dico mai, forse è impossibile rimanere sempre sganciati, ma sicuramente farlo in maniera più celere. Ecco, spero di avervi regalato uno spunto di riflessione interessante. Volevo solo ricordarvi che la vita è bellissima. Cerchiamo di cogliere tutte le opportunità che ci vengono date. Un saluto e alla prossima.